Che cosa c'entrano un telo con le angurie, un calice di vino e una fragranza per armadi? Sembrano gli ingredienti di un sogno assurdo, e invece sono i pezzi di un weekend quasi perfetto. In questo viaggio vi racconteremo una storia d'amore in uno dei borghi più belli d'Italia, vi spiegheremo chi sono i vignali indipendenti e vi racconteremo anche la storia di un uomo che voleva una villa e si è ritrovato con delle terme. Avevamo solo 2 giorni, nessun piano preciso, solo una vaga idea, il Veronese. L'unica tappa pianificata, il Parco Sigurtà, di cui abbiamo già fatto un video che trovate in descrizione. Per il resto il meteo diceva pioggia, il cielo era grigio, eppure quei 2 giorni non andavano sprecati, abbiamo deciso di partire lo stesso. Benvenuti a Borghetto sul Mincio, uno dei borghi più belli d'Italia. Ma cosa lo rende così speciale? Si trova nel cuore del Veneto e qui si sviluppa una storia antica fatta di amori proibiti e di fazzoletti che ancora richiamano tradizioni locali. Situato lungo il fiume Mincio, questo luogo strategico era un punto di guado fondamentale, protetto da fortificazioni e controllato da ordini religiosi come i Templari. Praticamente c'è una reggenta che racconta di Malco, non Marco, Malco con la L, capitano di truppe che si accamparono vicino al ponte, questo ponte visconteo lungo ben 650 metri, che in realtà è anche una diga, che venne costruito nel 1300 per il volere di Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, detto il conte di Vertù. E niente, una notte se ne stavano lì tranquilli, accampati lungo questo fiume, dove vivevano delle ninfe, che sono delle creature mitologiche minori che rappresentano la natura, che avevano ricevuto questa maledizione per cui venivano trasformate con le sembianze di streghe quando uscivano dall'acqua, le quali solitamente usavano danzare sulle rive del fiume. Quindi questa sera danzavano in mezzo ai soldati, Malco, che era l'unico un po' sveglio, se ne accorge, le affronta a colluttazione e bam, strappa il velo a una e si rivela essere una ninfa. Insomma, un gran pezzo. Boom, nasce l'amore, stanno lì tutta la notte e un po' per la maledizione, un po' per come per Cenerentola, Silvia, la ninfa, deve tornare nell'acqua prima che faccia alba, altrimenti è un casino. E quindi cosa fa? E come segno del loro pegno d'amore le lascia questo fazzolettino annodato di seta dorata. Questo dettaglio è importante per dopo. E niente, il giorno dopo, di fronte al conte di Virtù, solite cose regali, ci sono le fanciulle che danzano di fronte al conte e tac, Malco riconosce Silvia tra le fanciulle. Ed è qui che entra in gioco Isabella, nobile dama, cugina del conte, che aveva proprio Malco come Gin Crush. E quindi immaginatevi Malco e Silvia che si guardano teneramente, amorosamente. Pensate quanto poteva essere furiosa Isabella, che subito riconosce Silvia e la denuncia come strega. Le guardie vanno per arrestare Silvia, Malco si mette in mezzo, Silvia scappa, Malco si dimette e viene arrestato al suo posto. La notte seguente Silvia entra nella cella, proprio come 007, va per salvare Marco, scappano, li trovano, questi due fuggono, il conte li insegue e si gettano nell'unico punto di salvezza, il fiume Mincio, senza pensarci 2 volte. Il conte, quando raggiunge il fiume, non trova più i 2 innamorati, ma trova solamente questo fazzolettino d'oro annodato di seta, simbolicamente annodato dai 2 amanti come segno del loro amore. Ed è proprio questo fazzoletto annodato che viene simboleggiato con i tortellini chiamati nodi d'amore di Valeggio. Infatti hanno una pasta sottilissima come il fazzoletto di seta, ripieni di queste carni, sapori, insomma sono buonissimi. La sfoglia viene tagliata in piccoli quadrati, farcita, richiusa a forma di nodo, a richiamare il fazzoletto annodato della leggenda. Noi li abbiamo assaggiati a cena al Gran Caffè San Marco, che è lì proprio nel centro di Borghetto. Pensate che ogni terzo martedì del mese di giugno questi tortellini vengono celebrati sul ponte Visconteo, che ricordatevi è lungo 600 metri con tutti i tavoloni lungo il ponte Visconteo, con la festa del nodo d'amore, che vi consigliamo di andarci. L'anno scorso però è stata cancellata, quindi magari date un'occhiata se quest'anno verrà riprodotta oppure no, speriamo proprio di sì. Sempre nel centro di Borghetto ci sono anche invece molti mulini d'acqua che nel passato venivano usati per macinare grano e riso per sostenere l'economia locale. Oggi molti di questi mulini sono stati trasformati in suggestivi ristoranti e alloggi nei quali potete stare mantenendo viva la tradizione. Ma cosa ci fanno dei lucchetti attaccati alle ringhiere di questi mulini? Sono noti come lucchetti dell'amore. Vi ricordate la leggenda? Le coppie infatti li fissano nelle ringhiere per simboleggiare il loro amore eterno, poi prendono la chiave e la gettano nel fiume, un po' come si sono gettati nel fiume Malco e Silvia. Sarebbe curioso sapere quante di queste coppie stanno ancora insieme. Sempre girando per il piccolo centro di Borghetto abbiamo trovato questo delizioso negozietto di artigianato che vende delle formine di terracotta intrise con oli essenziali
Le abbiamo prese per l'armadio e da quando ce le ho i miei vestiti non sono mai stati così profumati, sono veramente bellissime. Durano circa un anno e dopo un anno puoi anche ricaricarle rimergendole in oli essenziali te a casa direttamente. Molto bella come idea. E dopo il check-in al B&B Le Finestre su Borghetto, solo 40 euro per una notte, nel pieno centro, siamo scesi per un aperitivo sotto casa al Caffè Visconti. E visto il meteo del giorno dopo che dava pioggia tutto il giorno, abbiamo improvvisato e abbiamo cambiato un po' itinerario. Abbiamo scelto una degustazione vini in una cantina nel cuore del Bardolino, ma la cantina non è stata scelta in modo casuale. L'ho cercata per un motivo ben preciso. Ci arriviamo in un attimo, o per noi domani mattina. Ma cosa rende davvero speciale una bottiglia di vino? Oggi vi portiamo in un posto dove ogni scelta, dalla terra al bicchiere, ha un significato profondo. Non una cantina qualsiasi, una storia di radici, di indipendenza e un cane che si chiama Uva. In soli 25 minuti di macchina eccoci a questo casolare del XIV secolo, sede dell'azienda agricola Le Fraghe, che ha conduzione tutta femminile sotto la guida di Matilde Poggi, vignaiola indipendente che valorizza il suo territorio producendo vini bio con uve completamente locali. Vi presento la gentilissima Rossana e Uva che ci faranno scoprire questo affascinantissimo mondo del vino e ci spiegheranno chi sono i vignaioli indipendenti. Le Fraghe in dialetto veronese significa fragola, non perché abbiamo allevamenti di fragole, ma perché i vigneti per la maggior parte sono qui in aperta campagna, ma ce ne sono parecchi che sono ai piedi di molte zone boschive, perciò ci sono moltissime fragoline di bosco, frutti di bosco e le radici di questi frutti vanno ad incontrarsi con le radici della vigna. Guardiamo ora più nel dettaglio la zona del Bardolino. Allora, qui in pratica la zona verde è la zona della denominazione del Bardolino, è stata adesso suddivisa in 3 sottozone. La parte più alta si chiama la Rocca, proprio per, diciamo, c'è una roccia che si protende più verso il lago nella zona di Garda e si chiama la Rocca. In mezzo dove siamo noi, che siamo qui a Cavaillon, si chiama Montebaldo, proprio per la montagna, e la zona più bassa dove voi eravate ieri, che finisce con Valeggio, si chiama Somma Campagna, proprio anche per l'ultimo paese che è ai confini, diciamo, poi con la zona di Mantova. Okay. La vigna è molto vecchia perché abbiamo raggiunto quasi la 41esima vendemmia, perché Matilda ha preso un po' la sua passione dal papà che seguiva quando era piccola, durante la sua infanzia. Questo casolare appartiene al XIV secolo e era la casa di campagna della famiglia. Lei è l'unica sono in 6 fratelli e sorelle che si occupa della parte agricola. Essendo molto amante di questo territorio, lei voleva creare dei vini che avessero una fortissima identità territoriale. Perciò vuol dire che i vini nostri non sono dolci, ma sono sapidi. Infatti una delle scelte più nette che ha fatto Matilde nel tempo è stato proprio il processo di vinificazione. In passato, come in molte altre cantine, si usavano botti di rovere per dare struttura e rotondità ai vini. Con la pandemia è arrivata la svolta. Matilde ha deciso di togliere ogni mediazione tra l'uva e chi la beve. Ha detto addio al legno e ha scelto solo contenitori neutri. Acciaio per i vini più freschi, cemento per quelli che richiedono più struttura e anfora in terracotta per esperimenti e progetti più particolari. Il motivo? Il legno con i suoi tannini ammorbidisce, ma rischia anche un po' di uniformare tutto quanto. Lei invece vuole un vino che parli il linguaggio del terreno, della vendemmia e del lavoro in vigna. È una scelta che richiede coraggio e precisione, ma che rende anche i suoi vini riconoscibili anno dopo anno. Il rispetto della natura è anche un altro pilastro per le fraghe. La cantina è certificata biologica. Qui non si usano né erbicidi né pesticidi chimici. Per proteggere le viti si usano solo rame e zolfo e si lavora anche molto sulla prevenzione. Il risultato? Vini più veri, meno costruiti. Essere biologici significa anche pensare al futuro, a un'agricoltura sostenibile, che non esaurisce il suolo, ma lo nutre. E qui arriviamo al punto importante che mi sta a cuore. Le Fraghe non è solo una cantina, ma è parte di un movimento più grande, parte della Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti, riunita sotto la sigla FIVI, di cui Matilde ne è stata anche presidente. Ma cosa significa davvero essere un vignaiolo indipendente? Vuol dire curare personalmente le proprie vigne. Niente uve acquistate né scorciatoie industriali.
solo una filiera corta, trasparente e autentica. Essere fivi è un atto politico e poetico insieme. È come dire noi siamo agricoltori, artigiani e custodi di un sapere. È mettere la terra e il lavoro al centro di un racconto enologico. E chi sceglie una bottiglia Fivi sceglie anche una filosofia. Anche il logo Fivi ha un significato preciso e Rossana ce lo spiega. Beh, il marchio Fivi, già che siete qua, è questo vignaiolo che ha questa cesta che se la tiene sulla schiena, sulla testa, proprio perché il peso dell'azienda è proprio il piccolo vignaiolo e protegge alle spalle la bottiglia. È più un'azione di lobbying che fanno, un po' per differenziarsi anche dai grandi produttori, ma anche rimanere un po' fuori dai consorzi. La produzione è tutta all'interno dell'azienda, abbiamo una vendita diretta qui in cantina, però il mercato principale rimane al momento gli Stati Uniti. Una metafora visiva semplice e potente che racconta tutto il percorso dalla terra al bicchiere. Non è solo un marchio, è una dichiarazione di intenti. È l'impegno a produrre vino in modo indipendente, con coerenza e responsabilità. Spostiamoci ora nella nuovissima sala degustazione. Uva. Come si chiama? Uva. Qua abbiamo avuto il privilegio di assaggiare 6 vini diversi, ognuno con una storia differente e un carattere unico. Ma per non trasformare questo video in un trattato di enologia vi dimostrerò solo quello che mi è piaciuto di più, ovvero la Traccia di Rosa. Un vino che non solo ci ha conquistato, ma ha anche ottenuto un prestigioso riconoscimento, i 3 bicchieri del Gambero Rosso. Il Gambero Rosso è una guida che premia i migliori vini d'Italia. Fra tutti i produttori italiani si selezionano dei vini e si danno 1, 2, 3 bicchieri. Il 3 bicchieri è il premio massimo. Ok, e qui abbiamo vinto i 3 bicchieri. Come ad esempio li abbiamo vinti, che è stata una super conquista con la Traccia di Rosa. Già nel 2024 e già per il 2025. Traccia di Rosa nasce da uve tipiche del Bardolino, 80% Corvina e 20% Rondinella. Annata 2021 e fa vinificazione in cemento, non filtrato. Cioè vuol dire 1 anno e mezzo in vasca, le bucce rimangono più a lungo, nel senso che se per il rosato chiaretto Rodon, quello fresco, le bucce stanno a contatto con il succo solo 6 ore massimo, qui le bucce stanno 1 settimana. Non è un semplice vino da aperitivo, frutti canditi e scorza d'arancia, una freschezza profonda che lo rende perfetto anche a tavola, in abbinamento a piatti di pesce o carni bianche. Ogni anno i vignaioli Fivi si danno appuntamento al mercato Fivi, che dal 2022 si tiene proprio qui a Bologna. È un'occasione unica per andare a scoprire vini autentici e conoscere chi li produce davvero. Si può entrare per 15 euro col carrello, parli direttamente con i vignaioli e fai acquisti folli. Salutata Rossana, ci siamo spostati a pranzo al ristorante che ci ha consigliato, a soli 5 km di distanza, che serve anche i loro vini. E poi abbiamo proseguito fino alle terme lì vicino, a cui Mary era già stata tempo fa. Ma queste non sono le solite terme come vi aspettate. E dietro la loro acqua calda c'è una storia che nessuno aveva previsto. Sono le terme di Colà, o terme per caso? Infatti la scoperta delle sorgenti termali avvenne nel 1889 in modo del tutto fortuito. Durante i lavori per migliorare l'impianto di irrigazione del parco si effettuò una trivellazione di 160 metri che arrivò fino alla falda acquifera, ma con una temperatura di 37 gradi. E infine, proseguendo la trivellazione fino a 200 metri di profondità, si arrivò a un'altra falda acquifera con una temperatura di ben 42 gradi. Questa scoperta spinse Vittorio Nalin a trasformare la villa in un centro termale, dando vita al parco termale del Garda. Allora siamo di nuovo in macchina perché una volta arrivati alle ferme, ai spogliatoi, non era incluso i telo non erano inclusi, noi non li avevamo e per l'acquisto del telo dovevamo pagare 30 euro, non c'era noleggio, niente. E quindi abbiamo deciso di andare nel supermercato più vicino e di prendere dei teli. Abbiamo preso questo con le angurie, molto carino, perché spendere 30 euro l'abbiamo pagato 8 euro e ora stiamo tornando. Sì, quindi alla fine in realtà non è incluso nient'altro oltre l'ingresso, quindi mi raccomando, bisogna portarsi ciabatte e costume che avevamo, però anche il telo, e per gli armadietti è prevista un costo aggiuntivo di 3 euro con una cauzione di 10 che viene restituita quando si viene dietro la chiave. E quindi adesso dai, tutto sommato torniamo e proviamo di comunque goderci la giornata. Esatto, mi raccomando.
leggete, portate i teli. Ma sapete già tutto perché avete visto il nostro video. Ecco, ciao. Il parco termale offre un'esperienza suggestiva anche di sera, infatti è tutto illuminato con luci colorate. Con l'illuminazione notturna e la vegetazione circostante, le acque termali creano questa atmosfera incantata, ideale per momenti di relax sotto le stelle. Infatti il parco è aperto il sabato e prefestivi fino a l'1 di notte, tantissimo. Non sempre il sole accompagna i viaggi più belli, a volte è proprio la pioggia, l'incertezza e l'improvvisazione a regalarci le storie più indimenticabili. Non serve sapere esattamente dove andare, serve solo partire e fidarsi un po' del viaggio.